là, ciao a tutti ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene ed oggi sono qui con Shadowverse Champions Battle, videogioco che è uscito oggi su Nintendo Switch. E beh, quello che voglio fare in questo video non è farvi vedere un gameplay, anche se in realtà poi sarà un gameplay, ma spiegarvi, fare una guida su come sconfiggere il vero boss finale del gioco. Ed il vero boss finale del gioco è un inferno, è letteralmente un inferno, è uno dei mazzi più difficili da buttare giù all'interno di questo videogioco. Ora vi spiego un pochettino un po' di antefatti. Una volta che voi avete finito la modalità storia di Shadowverse Champions Battle, la quale è divisa in 9 capitoli, sbloccherete un 10° capitolo. Il 10° capitolo molto semplicemente vi permette di ottenere 2 chiamate. La prima chiamata è da Leon, che sarà il vero boss finale, e Marguerite. Marguerite è l'assistente di Leon. Molto semplicemente Leon spiega al giocatore che ha la possibilità di ottenere il rango Grandmaster se lo sconfigge. Ma per sconfiggere Leon dovete fare un po' di cose. La prima cosa che ce la spiega Marguerite è la Condition 1. Colleziona 100 deck code. Vi ricordo che i deck code sono dei mazzi precostruiti che cedono gli NPC quando vengono sconfitti. Sono 136 circa i deck code da poter sbloccare, quindi diciamo che dovete ottenere la maggior parte dei deck code di questo gioco. Seconda condizione è ottenere le Genesis Key, che si trovano sia a Nekome sia a Takanome. In realtà è falsa, nel senso che non è vero che si trovano sia a Nekome che a Takanome, ma molto semplicemente sono sparse per il mondo di gioco. Non sono così difficili da trovare, non dovete preoccuparvi in merito. Però, appunto, è leggermente difficile la cosa. Per esempio, nell'Underverse Arena ce ne sono 2 o 3 se non ricordo male. Nell'Accademia Tensei ce ne dovrebbe essere 1 o 2. Nella Anekome ce n'è sicuramente una e così via. Non sono così difficili appunto da trovare perché sono abbastanza visibili, poi il mondo di gioco non è enorme, ma vedrete che farete un pochettino fatica nel trovarli. Fatto questo, sbloccherete la terza condizione, che è alla Genesis Corp. Ora, qui le cose si fanno difficili, molto semplicemente perché voi, una volta che appunto avrete completato le 2 condizioni, troverete Marguerite che vi permetterà di avanzare e di raggiungere il Battle Floor. Ci sono 4 piani, che sono appunto capitati da Z, Ain e Marguerite stessa. Sconfitti loro, si accederà al 4º ed ultimo piano, che è il boss finale del gioco, il vero boss finale, ovvero Leon. La battaglia con Leon è una delle più difficili, se non la più difficile del gioco. Io adesso vi mostrerò una partita che ho fatto e vi mostrerò che è possibile buttarlo giù. Why not? Ready when you are. Your courage is truly commendable. How exciting! What will you do next? I hope you have a trick up your sleeve. An impressive display. How unexpected. Or was it? Are you ready? I'll predict your future. You're a fighter. I can see it in your eyes. An impressive display.
to evolve. See? I can be graceful too! Woo! Evolve! You're lucky I am leaving. Excellent form. La 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 la! This isn't over yet. Show me what you're capable of. Lost in wayward ones. La 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 la! Are you ready? The darkness. Surely you can do better than this. Excellent form. Lost in wayward ones. An impressive Let me display. show you something. The darkness. Make haste, Sleipnir. The battlefield's ours. You've got to This see me dance! isn't over yet. Unacceptable! Ready yourself. Now you've got me upset! A true warrior of Valhalla. Let me ease your pain. I'm only getting started! Hey, that hurts! Please settle down! Are you ready? Lost in wayward ones. War is such sorrow. Now the fun begins. Your path has been laid. Lost in wayward ones. Lost in wayward ones. Excellent form. The darkness. The darkness. This Unacceptable! isn't over yet. Your evil deeds end now. Your evil deeds end now. An impressive display. What in the... Unacceptable! These blackened wings shall carve a new horizon! Excellent form.
I see your weakness. An impressive display. Please settle down. Save these pitiful lambs. This isn't over yet. The Lord wills it. I'll predict your future. I obey the Lord's will. An impressive display. Light for the world of man. Light for the world of man. Lost in This wayward isn't ones. over yet. I'll predict your future. You shall be judged. You shall be judged. The darkness. You shall be judged. You shall be judged. Lucky I'm leaving. Back to the skies. Let me This show you something. isn't over yet. Are you ready? You've got to see me dance. Light eternal, shine on all creation. I give you the light of hope. La 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 la. This isn't over yet. Hey, that hurts. Come to me. I will be your judge. I give you the light of hope. Are you ready? I obey the Lord's will. Return to the void. Oh no, Excellent you don't. Form. I give you the light of hope. Are you ready? May my prayers be heard. I give you the light of hope. An impressive display. Let me show you something. May my prayers be heard. Return to the void. Toodaloo. May my prayers be heard. I give you the light of hope. An impressive display.
I've said my last prayer. Return to the void. Yes. Splendid. Let me show you something special. Behold my true power! Bestow upon the people the blessings of your covenant, the Almighty One. Like obsidian lightning. Chopped to pieces. Time's up. Heed my words. I obey the Lord's will. This isn't over yet. These blackened wings shall carve a new horizon! It's time to evolve. Onward, brethren! Our promised land awaits! I've said my last prayer. Rest in a prison of ice. Excellent form. I'm only getting started. Even fear shall free eternal punishment. I will Time's overcome up. this trial. That's enough. Your evil deeds end now. This isn't over yet. I await Surely you can make better than this. Let me ease your pain. Are you ready? The power of purity to you. Ready yourself. Heaven's decree will Surely be you enacted. can do better than this. War is such sorrow. This should finish it! Yes. Splendid. Good game! Well done. Ora che vi ho mostrato come si sconfigge Leon, spieghiamo come si può facilmente buttarlo giù e quali sono i trucchi migliori. Il primo trucco è molto semplicemente, questi sono alcuni dei deck che ho fatto, se vedete dove pauso al caffè è perché sono i due mazzi che mi hanno principalmente aiutato quando ho appunto costruito la mia partita in Shadowverse, è appunto la seguire determinate strategie. Il mazzo che sto usando io, per capirci, non è veramente mio, l'ho preso letteralmente da Reddit, da un utente su Reddit che l'aveva pubblicato questo mazzo tantissimi anni fa, quando ancora c'era la terza espansione di Shadowverse, quindi proprio parliamo degli inizi del franchise di Shadowverse,
quando questa espansione, che era Rise of Bahamut, uscì su PC e mobile. Il mazzo funziona così bene che l'ho riproposto, l'ho ricreato appunto all'interno di questo gioco qui. Il bello è che, essendo appunto un mazzo basato su quelle 3 espansioni, non richiede l'utilizzo di carte strane che vengono da questo gioco qui, come per esempio Shadow Bahamut. Ora spieghiamo un pochettino come funziona questo mazzo qui. Questo mazzo è pensato per rimanere il più a lungo possibile. Leon non deve finire la sua mano, non deve finire il suo mazzo, perché se finisce il mazzo lui automaticamente vince e non vogliamo che questo succeda. E quindi abbiamo bisogno di strategie. La prima strategia è un discorso puramente di PS. Abbiamo bisogno di tutte carte che restaurano la nostra difesa, restaurano i nostri HP, i nostri PS. Quindi va benissimo per esempio Monastic Holy Water e va benissimo per esempio Healing Angel. Sono appunto degli esempi in merito. Blackened Scripture serve più nelle fasi intermedie dell'intera partita, come appunto avete visto nella partita che abbiamo proposto noi di GameScore. Questo perché l'avversario fin da subito ha un amuleto in campo che non ci permette di attivare effetti che bersagliano singolarmente i follower. In compenso possiamo girarci attorno, nel senso che noi possiamo tranquillamente utilizzare Tribunal of Good and Evil, che appunto distrugge degli enemy follower, bypassando appunto l'effetto di quell'amuleto, ed in particolare Ancient Lion Spirit, ottima carta perché quando si evolve fa 2 danni a tutti gli avversari e generalmente nelle prime fasi l'avversario non gioca carte così potenti. Poi ricordiamoci che c'è Themis Decree. Questa carta è la salvezza, perché nel momento in cui l'avversario gioca uno dei suoi 2 follower esclusivi, diventa sostanzialmente quasi impossibile vincere. Grazie a Themis Decree possiamo combatterli e gestirli al meglio delle nostre possibilità. Questa è una cosa molto importante da segnare. Quando siete appunto che state finendo i PS di Leon, per esempio tramite Curate o tramite Lucifer, avete bisogno di Odin. Odin ha un solo obiettivo ed è l'unico obiettivo che ci serve. Deve distruggere l'amuleto che Leon possiede fin dall'inizio della partita. Questo perché lo bandisce prima di tutto e disattiva tutti gli effetti strani sugli NPC, sui follower alleati del nemico ovviamente. Questo significa che molto semplicemente possiamo bersagliare con tutte le abilità possibili e immaginabili, possiamo tranquillamente poi giocare Blackened Scripture e quindi va perfetto. Però la cosa più importante è quando siete ad azzerare i suoi PS. Questo perché una volta che avete azzerato i PS di Leon si attiva la seconda fase dove tutte le carte in gioco vengono automaticamente bandite. L'avversario Leon ritorna con 20 PS, un mazzo completamente nuovo, quindi ritorna al massimo del mazzo e gioca automaticamente The Almighty One. The Almighty One è una delle 2 carte esclusive nel senso proprio ideate per questo videogioco. La prima, per capirci, è Shadow Bahamut, che non è mai apparsa prima letteralmente, e quindi diventa veramente un problema perché quella carta lì non può essere bersagliata da effetti, non può essere distrutta da effetti, e ogni volta che attacca e fa 4 danni, quindi si sentono, permette di ottenere una carta dal giocatore, quindi da Leon, che bandisce e costa 0. E il problema è che quando questa carta viene usata, The Almighty One causa 2 danni, quindi in realtà fa 6 danni possibili, e ne può fare anche di più. Quindi capite che diventa un grosso problema quando una situazione del genere appunto avviene. Quindi bisogna giocare d'anticipo. Giocare d'anticipo significa che voi dovete assicurarvi che prima che si attivi la seconda fase dovete trovarvi nelle occasioni giuste. L'occasione giusta si attiva in 2 situazioni. La prima è Dark Angel Olivia. Dark Angel Olivia ci serve per recuperare tutti gli Evolution Points. Ne dovete avere almeno 2 di Evolution Points da utilizzare poi nella fase successiva. E soprattutto la carta più importante dell'intero set è Prince of Darkness.
Face of Darkness, il suo effetto è molto semplice, è un fanfare, quindi appunto l'abilità si attiva subito, ed evoca un Apocalypse deck, quindi sostituisce il mazzo che state usando con un Apocalypse deck, che sono 10 carte, esclusivamente 10 carte. Il mazzo è composto da 4 carte. Servant of Darkness, Silent Rider, Disdamnation e Asaroth Reckoning. Sono carte che vedete sono esageratamente potenti. Quello che è necessario è, prima di tutto, assicurarvi di avere Silent Rider pronto oppure un Servant of Darkness accompagnato dall'evoluzione. Quindi, in altre parole, questa versione qui. Questo perché appena attivate la seconda fase, voi potete tranquillamente mantenete gli orb che avete in quel momento. Quindi ne dovete mantenere 10, perché sarete arrivati al massimo. Giocate Servant of Darkness e lo fate evolvere, oppure Silent Rider e non serve neanche che lo facciate evolvere, potete farlo evolvere giusto per sport, e distruggete The Almighty One. È la prima cosa che bisogna fare. Se non buttate giù The Almighty One avete perso. Fine. Non c'è spiegazione proprio. Poi, la seconda fase è tutta una situazione appunto basata sulla fortuna, perché dipende molto dalle carte che voi siete riusciti a ottenere. Prima ottenete queste carte, meglio è, quindi prima ottenete queste carte nella fase 1, meglio gestirete la fase 2. Però appunto è tutto basato sulla fortuna. Di base torna utile avere quanti più Silent Rider possibili, almeno 2 da far evolvere, così diventano 20 e possono distruggere l'avversario, e qualche Disdamnation perché possono fare 7 danni al giocatore avversario, che in questo caso è Leon. In questo modo voi, con questo mazzo, potete facilmente buttare giù Leon, quindi potete facilmente sconfiggere il boss finale, il vero boss finale di Shadowverse Champions Battle. Una volta che avete sconfitto il boss finale, il vero boss finale di Shadowverse Champions Battle, ottenete 3 cosette. La prima cosa che ottenete è una sleeve, che è basata appunto su The Almighty One. Esattamente questa qui, che la potete appunto vedere, ve la faccio anche zoomare. È esattamente questa cartina qui. Seconda cosa che potete ottenere è il profilo. Potete modificare l'emblema del profilo e utilizzare The Almighty One. Vedete che è molto easy. La terza cosa che ottenete, e l'avrete già vista, è il rango del Grandmaster, lo story rank, ovviamente perché non lo potete usare online, del Grandmaster. In questo modo la storia sarà completata al 100%, a meno che si inventino di continuare la storia, ma in questo modo avrete completato tutto il gioco. Ora, vi spiego un paio di cose. Primo, quella che avete visto, la registrazione che ho fatto prima della battaglia, era il mio secondo tentativo, nel senso che l'avevo già buttato giù una volta e l'ho ributtato giù una seconda volta. Questo significa che le 3 carte esclusive che utilizza Leon, The Almighty One compreso, non si possono ottenere, sono carte esclusive di questo personaggio qui e non saranno ottenibili altrimenti. Quindi non sono le carte per esempio che utilizza Hero che si possono ottenere continuando a sconfiggerlo. Queste carte qui che ha utilizzato lui non sono più disponibili, letteralmente, non saranno disponibili a meno che Marvelous e Cygames si inventino di renderli disponibili con eventi o cose simili, ma di base il suo mazzo non sarà possibile replicarlo in alcun modo. Questa è la guida, molto semplicemente, quindi vi ho spiegato come raggiungere Leon, vi ho mostrato anche un deck, e a proposito del deck, vedrete all'interno appunto di questo video un codice. Il codice serve se volete ottenere fin da adesso, in questo istante, il mazzo in questione, quindi voi utilizzate appunto le funzionalità di internet del videogioco e registrate quel codice per poter ottenere la copia, il deck code che noi di Gamescore abbiamo utilizzato per questo mazzo qui, che vi ricordo non essere costruito da noi, non è originale Gamescore. Bene, spero che questa guida ti sia tornata utile, spero di averti dato una mano a capire come sconfiggere senza faticare troppo il vero boss finale del gioco, perché è veramente veramente difficile.
e se si arriva impreparati diventa impossibile veramente da affrontare, diventa veramente una bestia. Dimmi cosa ne pensi, se il video ti è piaciuto, se il video ti è tornato utile e soprattutto hai delle altre strategie, hai trovato delle altre strategie o le tue carte preferite, fatecelo sapere qua nei commenti e soprattutto condividi i tuoi deck code, sia che siano utili per questo scontro qui, sia che tu li abbia utilizzati per puro divertimento personale. Condividi il tuo deck code così, giusto per ampliare la varietà e condividere le esperienze. Spero che il video ti sia piaciuto e soprattutto ti sia servito per riuscire a goderti al meglio l'intera avventura di Shadowverse. Ti saluto ancora e ti ricordo che io sono Gamescore. Per la precisione, ti ricordo che io sono Gibislacco di Gamescore. Gamescore.it è un sito che tratta news, recensioni e video di giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte, ogni cosa possibile e immaginabile, davvero ogni cosa possibile e immaginabile. Se il video ti è piaciuto ti chiedo per favore di iscriverti e di lasciare un piccolo mi piace perché non guasta niente, non ti costa niente, quindi davvero è la cosa perfetta da poter fare. Spero ancora una volta che il video ti sia piaciuto e ti ricordo che noi siamo su Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, Twitch, siamo ovunque, letteralmente ovunque, prendi un social a caso e noi siamo lì, va bene? Dai, spero ancora che il video ti sia piaciuto e che ti sia tornato molto utile. E beh, noi due ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao!